Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Vi invito ad iscrivervi al canale per chi è nuovo attivando la campanella delle notifiche così si resta aggiornati in questa sorta di cronologia di caricamento video e se vi piace il contenuto un bel like che non guasta mai. Vi spiego solo il criterio per chi non lo conosce ancora: 1x o 2 i segni da poter mettere, 2 doppie disponibili sulle 10 partite della 24esima giornata di Serie A, in questo caso una vecchia schedina, non è una scommessa, non è una bulletta come si dice appunto a Napoli. Partiamo perché non voglio dilungarmi e non voglio che il video venga troppo lungo, questo video dei pronostici, così lo potete seguire fino alla fine. Salernitana-Empoli. Io metto 1 perché vedo una Salernitana più quadrata e che di giornata in giornata riesce a trovare le contromisure all'avversario, pur perdendole le partite, però come è messa in campo fa ben sperare secondo me per questa sfida con l'Empoli a Salerno, quindi metto 1. Cagliari-Lazio, prima doppia, ce la giochiamo qui, metto X2 perché non mi fido di Sarri e non mi fido né tantomeno del Cagliari di Ranieri. È una Lazio in difficoltà, è un Cagliari che potrebbe far risultato e addirittura eh, concludere la partita col massimo profitto, ovvero i 3 punti. Però non credo che la Lazio possa permettersi di perdere la partita, sia per ripercussioni, diciamo, dell'ambiente nel caso di sconfitta, perché la situazione è molto tesa. In casa, appunto, Lazio, Cagliari-Lazio, X2. Roma-Inter. Non mi gioco la doppia perché io sono convinto che l'Inter vinca la partita, al di là della Roma di De Rossi che sta crescendo, crescerà, mi auguro, per lo stesso De Rossi, perché si è preso comunque una patata bollente da gestire, anche se è romanista di Roma, ama Roma, l'ha sempre amata, bandiera della Roma. Diciamo per gestire l'ambiente è un tantino più semplice se ci hai giocato, se ci hai vissuto, se ci sei nato poi nella stessa società. Roma-Inter però per me resta un 2 fisso. Sassuolo-Torino 1. 1 perché il Sassuolo tra alti e bassi, più bassi che alti in questo campionato, viene da, viene da una sconfitta col Bologna per 4-2, anche se il Bologna ribalta la partita, viene da una sconfitta con il Monza 1-0 e viene da una sconfitta da una sconfitta perché è saltato quel turno e mi sta un attimo offuscando, sconfitta con la Juve per 3-0, quindi credo che sia arrivato il momento di vincerla qualche partita e secondo me Sassuolo-Torino finisce in favore dei neroverdi. 1. Fiorentina-Frosinone 1. Più o meno per lo stesso discorso del Sassuolo, prestazioni così così di questa Fiorentina. Italiano secondo me non è ancora riuscito a trovare una quadra a livello difensivo, al di là che ho sentito alcuni tifosi viola volevano rinforzi di mercato, si poteva rinforzare la rosa assolutamente, però Italiano, visto che tu non hai difensori centrali velocissimi, forse portare sempre questa linea alta e andare eh, con tutta la squadra nella metà campo avversaria è controproducente perché becchi contropiedi tra virgolette idioti e prendi il gol e al limite ci rimetti pure punti e partite. Però non credo sia questa la partita che la Fiorentina perda, anche se il Frosinone di Di Francesco potrebbe creare qualche problema. Fiorentina-Frosinone per me è uno fisso. Bologna-Lecce, un altro uno fisso perché il Lecce è una cosa è a Via del Mare, è una cosa è fuori casa, anche se sta giocando discretamente bene la squadra pugliese. Il Bologna viene da, diciamo, incespichi a livello di partite, risultati e prestazioni. Il Bologna ha vinto con il Sassuolo 4-2 e ha pareggiato con il Milan. E poi, prima della partita che si deve recuperare, vediamo cosa è andato a fare perché non lo ricordo, non le ricordo tutte. Perde 2-1 con il Cagliari e andando ancora a ritroso fa 1-1 con il Genoa. Quindi
partita che secondo me per la legge dei grandi numeri verrà vinta dal Bologna. Bologna-Lecce 1, Monza-Hellas Verona 1, per la squadra di Palladino che in casa potrebbe fare assolutamente punti contro un Verona però che se si mette in testa di giocarla la partita e non accendersi e spegnersi come è stato contro il Napoli, perché contro il Napoli ha preso fiducia nel secondo tempo. Nel caso dovesse entrare, diciamo, più grintoso da inizio match, vedremo una bella partita con, secondo me, almeno 3 reti. Però in favore del Monza il pronostico 1. Genoa-Atalanta, altra doppia della giornata perché non mi fido del Genoa di Gilardino, però la mia doppia va verso la squadra di Gasperini. X2 per la condizione fisica, per il gioco espresso dall'Atalanta, soprattutto in fase offensiva, al di là di chi entra e chi esce. Gasperini sfrutta le 5 sostituzioni ma non cambia né l'atteggiamento e né tantomeno la pericolosità della squadra. Difficilissima la partita che deve affrontare Gilardino, anche se potrebbe sorprendere questo Genoa, ma non credo che l'Atalanta, visto anche un quarto posto da difendere, non credo che l'Atalanta gli stenda il tappeto rosso a Gilardino e dice ok, prendetevi il punto al limite, cercate di vincere la partita nella maniera più assoluta, quindi X2 Genoa-Atalanta. Milan-Napoli, cosa ci mettiamo a Milan-Napoli? Io per ciò che vorrei vedere, diciamo lunedì, a livello di classifica, e considerato che Roma-Inter si gioca domani, la Lazio non ha una trasferta semplice, deve andare a Cagliari, dobbiamo cercare di vincerla questa partita perché possiamo recuperare punti e risalire ancora un tantino e avvicinarci a questo fantomatico quarto posto, al di là che l'Atalanta vinca o pareggi contro il Genoa. Io posso anche passare sopra a questi 4 punti che ci dividono dall'Atalanta al quarto posto, però bisogna mettersi quante più squadre dietro per poi cercare di azzannare questa zona Champions. Quindi per me Milan-Napoli 2 fisso. Juventus-Udinese 1 fisso perché la Juve sì, ha giocato una partita difensiva contro l'Inter, ma nel caso si fosse aperta troppo quest'anno contro l'Inter può finire veramente male e devi stare molto attento a livello difensivo per come la gestisci, perché la qualità è tanta, la corsa è tanta, la condizione atletica è al top e ci puoi rimettere veramente una bruttissima figura. Non credo che la Juve perda la seconda partita di fila, quindi Juventus Udinese 1. Fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti, ve li ridico al volo e chiudiamo. Salernitana Empoli 1, Cagliari Lazio X2, Roma Inter 2, Sassuolo Torino 1, Fiorentina Frosinone 1, Bologna Lecce 1, Monza Hellas 1, Genoa Atalanta X2, Milan Napoli 2, Juventus Udinese 1. Fatemi sapere la vostra e il vostro pronostico qui sotto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!